Ciao Rangers, io sono Ivan e bentornati su Power Rangers Italia. Rieccomi con una nuova tier list, questa volta è il turno dei Pink Ranger, quindi lasciate subito un like, iscrivetevi e se volete supportare ancora di più il canale potete attivare l'abbonamento Ranger per sempre per ottenere poi dei benefici supplementari, link in descrizione. Detto questo, partiamo con questa tier list. Come sempre ricordo che la lettera S indica il livello massimo, la lettera D per me non è un'insufficienza ma può essere considerato come un 6. Partiamo da Kimberly, andiamo in ordine cronologico, poi a fine tier list capiamo se fare delle modifiche oppure no. Allora, Kimberly chiaramente è o da S oppure da... Devo capire un attimo. Tra tutti questi Pink Ranger sicuramente è quella più iconica, anche aiutata dal fatto di far parte, no, del primo team di Mighty Morphin. È un bel personaggio, mi piace come l'hanno caratterizzato in termini di passione per la danza, che poi sarà il motivo, no, per cui lascerà il team. Quindi io per il momento la metterei in S. Per il momento lasciamola in S, non penso di metterla in A dopo, però faremo delle riflessioni. Poi appunto viene sostituita da Kat. Allora, anche Kat effettivamente entrata, no, nel mondo di Mighty Morphin, però secondo me non è così popolare, almeno in Italia, così conosciuta come Kimberly. Soprattutto dai fan di vecchia data. Io apprezzo i fan di Kat, perché ho apprezzo di Kat che comunque è ritornata poi, no, negli anni successivi, in varie apparizioni, eccetera, eccetera. E la metterei in A, non la metterei in S probabilmente. Un Pink Ranger molto timido, però forse non lo metterei in S. In S tra poco arriveranno, secondo me, i pezzi forti. Poi abbiamo Cassie. Ok, allora, secondo me già qui... non so se il livello si abbassa oppure no, tra virgolette. Non è uno dei miei Pink Ranger preferiti. Forse la metterei in B. Tra i vari membri del team dove appunto è stata, forse lei sarà sempre quella che mi ha convinto un po' meno. La metterei in B. Per il momento la mettiamo in B. Poi abbiamo Kendrix. Allora, Kendrix, l'attrice a un certo punto ha dovuto abbandonare le riprese per problemi di salute e quindi hanno creato la sua morte, no? Nello show con il ritorno alla fine, nell'ultima puntata. E quindi a un certo punto ci abbandona, ci lascia, però secondo me lo fa in grande stile, con quel sacrificio, con la storia dello Psycho Ranger Pink. E io forse la metterei in A. Anche lei non è tra i miei preferiti, però comunque ha una storia abbastanza inedita, se non l'unica, no? Nel suo genere, nel brand Power Rangers. Quindi io per il momento la metterei in A. E poi abbiamo appunto Caron che prende il suo posto, anche lei una bellissima storia, però qui la stiamo valutando dal punto di vista di Pink Ranger e quindi io la metterei in B, secondo me. La metto in questa fascia perché appunto la stiamo valutando in termini di Pink Ranger. Se dovessimo valutarla nel complesso o per quanto riguarda i villain sarebbe da S. Astrone ma è stato un grande personaggio che è andato veramente ad avere anche questo cambiamento incredibile, che è passato diciamo dalla parte dei buoni, tra virgolette. Però, ripeto, qua la stiamo valutando solo dal punto di vista di Pink Ranger e mi sento di metterla in B. Poi, ragazzi, qui con Dana arriva un'altra S.
Questo personaggio è il mio Pink Ranger preferito, mi piace un sacco e forse è anche il mio Ranger preferito di Lightspeed Rescue. E Dana è fenomenale, dai, anche le sue doti appunto da medico, no? Che ha questo ruolo di soccorso all'interno del team, di supporto sia per i suoi compagni che per le varie persone. A me Dana piace un sacco, quindi la metto sicuramente in S. E chiaramente arriviamo a Time Force e se non metto Jen in S voi mi linciate nei commenti, ne sono sicuro. Allora, Jen, che dire, possiamo vederla anche un po' come la prima, come posso dire, prima Red Ranger della storia da Pink Ranger, cioè è un po' il leader, no, all'interno del team, prima dell'arrivo di Wes, ma anche dopo comunque si fa rispettare, tra virgolette. E lei gestisce e guida un po' tutto il team anche per via del suo carattere forte. Jen è un personaggio, so che è uno dei Pink Ranger che viene maggiormente apprezzato dai fan e anche a me, ripeto, piace molto ed è, sì, tra tutti questi, insieme ad Amelia in maniera diversa, leader, e lei appunto a rappresentare un po' l'essere leader. E l'ho apprezzato particolarmente anche perché, se ci pensate, prima di lei comunque questi personaggi che abbiamo inserito non avevano questo carattere appunto da leader. Astronema lo aveva in termini di villain. Dana, come ho detto prima, era molto da supporto, è stata anche l'ultima, no, a essere inserita all'interno del team principale. Neanche lei sapeva appunto di essere stata scelta dal padre. E uguale un po' appunto gli altri Pink Ranger. E lei invece è proprio leader. Quindi lei classe S e su questo non ci sbagliamo. Poi andiamo nella wiki, vediamo se stiamo procedendo correttamente. Direi di sì, Caron, Jen. Ok, quindi ora abbiamo Sydney. Allora, Sydney, forse tra tutti i membri di SPD è quella che mi piace un po' meno. Nonostante SPD sia una grande serie, è quella un po' che mi convince meno. Io la metterei forse in C. Forse sono un po' troppo cattivo? Non lo so. Sto pensando, ragazzi. Fatemi sapere nei commenti, chiaramente la vostra di classifica. Boh, no, io la metterei in C. Ripeto, tra tutti i membri anche di SPD è quella che mi è piaciuta un po' di meno. Quindi per il momento sì, la lascerei in C. Poi direi che questo personaggio della squadra A si può togliere, non li classifichiamo questi. Andiamo con Vida di Mystic Force. Allora, amante della musica, anche lei devo dire che tra i vari membri di Mystic Force è quella che mi piace un po' meno. E forse anche lei la metterei in C perché sì, non la voglio mettere a livello di Cassie e di Caron. La voglio mettere anche in C, nonostante comunque sia un bel personaggio. Però, se devo essere sincero, preferisco la sorella. Mi piace di più come, non dico come l'hanno caratterizzato, però in generale come personaggio, il comportamento. Lei la mettiamo in C. Poi andiamo in Operation Overdrive. Allora, io solitamente in Operation Overdrive sono sempre un po' severo. Però questa volta io voglio premiare questo personaggio perché Rose mi piace. Io Rose lo metto in A. È tra tutti i Pink Ranger, vedo un attimo. Sì, penso che sia anche quello più che ricopre solitamente il ruolo del Blue Ranger, no? Un po' la mente. E in questo caso è lei
e devo dire che, a differenza di questi altri due personaggi, lei è in Operation Overdrive tra tutto il team è il mio preferito. Quindi lo mettiamo in A. Lo mettiamo in A. Questa volta sono stato dalla parte dei fan di Operation Overdrive. Allora, Mia. Anche Mia non mi fa impazzire, ragazzi. Mia mi piace quando fanno quelle gag della cucina, quando prepara le cose, lì fanno sempre ridere. Però anche Mia preferisco altri membri del team, ad esempio Kevin, che è il mio preferito. E nonostante ciò, ripeto, la metto in C, che comunque in questa classifica sarebbe una specie di 7 alla fine, quindi comunque è un buon voto. Poi, allora, andiamo in Megaforce e Super Megaforce. Allora, qui Emma, sono anche lei un po' combattuto. Lei è molto buona, amante della natura, però faccio un po' fatica forse a metterla in B. Come faccio a mettere a livello di Cassie di Caron? Io la metterei in C comunque. Purtroppo Megaforce ha un po' di pecche. Come ho già detto in altre tier list, secondo me, quando una stagione non è così potente, tra virgolette, passatemi il termine, anche poi tutti i personaggi ne risentono. E purtroppo tra tutti i personaggi di Megaforce, cioè anche tutti i personaggi di Megaforce, no? Di conseguenza. Però devo dire che anche lei forse tra tutto il team è un po' quella che preferisco. Per il momento mettiamola in C. Poi abbiamo Shelby. Allora, Shelby, forse Shelby in questo caso la metto su un gradino più in alto. Mi piace comunque la sua passione, come l'hanno caratterizzato, no? La passione per tutto il mondo dell'archeologia, dei dinosauri, il fatto che il padre pretende che lei voglia seguire un po' le sue orme per gestire le aziende di famiglia, mentre lei chiaramente non vuole prendere un'altra strada. Mi piace che anche l'inizio, comunque come diventa un ranger, che si intrufola, no, sul furgone, eccetera, eccetera, ruba la cassa. Ha una bella storia, un bel rapporto con Tyler. Io lo metterei in B. È un bel ranger. Se no, anche da A, ci sto pensando. Allora, ragazzi, qui penso che abbiamo la prima D e Sara. E poi sì, perché poi abbiamo Amelia, le ultime due. Allora, veramente, Ninja Steel insieme a Operation Overdrive sono proprio le stagioni proprio più basse. Io ce l'ho tra virgolette un po' con Operation Overdrive per un semplice motivo, che aveva una grande responsabilità tra virgolette per comunque come stagione, per festeggiare 15 anni, diciamo c'erano un po' di aspettative e fino a quel momento comunque abbiamo visto anche delle storie interessanti, mentre lì erano una storia tra virgolette un po' più semplice, ecco, e rintracciare i vari gioielli. Diciamo che si poteva fare molto meglio, secondo me. Per quanto riguarda Ninja Steel, è veramente una stagione, se non anche un livello più basso di Operation Overdrive, sì. E di conseguenza tutto il team veramente ne risente, quindi lei va in fascia D. E poi concludiamo comunque, dopo essere stato un po' critico, andiamo con un'altra S. E direi di chiudere così la tier list. Amelia, ragazzi, che dobbiamo dire di Amelia? Avevo già detto quando ho parlato di genere, l'avevo già introdotta. Amelia, il primo Ranger, il primo Pink Ranger che poi diventa un Red Ranger, secondo me è stato veramente un bel cambiamento inaspettato
So che alcuni avevano criticato un po' questa scelta, questo passaggio, però a me Amelia è stato sempre un personaggio che mi è piaciuto. In generale tutti i Rangers di Dino Fury mi sono sempre piaciuti. Amelia era uno dei miei preferiti e quando effettivamente è diventata Red Ranger ho detto ok. Il bello è che anche lei non se l'aspettavano, che quando appunto ha assunto i nuovi poteri di Cosmic Fury, no, lei fa, ah ma è rosso, cioè fa, lo vedo un po' scuro questo rosa, no? E gli altri dicono no, ma perché è rosso? Quindi secondo me Amelia top, fascia S. Quindi Rangers, questa è la mia tier list, questi altri personaggi vabbè non li valuto neanche. Voglio fare eventuali cambiamenti? Forse no, forse va bene così, direi che va bene così. Confermo la mia scelta di tier list. Chiaramente io voglio sapere la vostra nei commenti, se siete d'accordo con questa classifica o in generale qual è la vostra classifica, quali sono i vostri Pink Ranger preferiti e quelli che vi piacciono di meno. Quindi vi aspetto nei commenti, vi invito a iscrivervi se ancora non l'avete fatto e ci vediamo ad un prossimo video. Ciao!